Benvenuti a questo nuovo video tutorial relativo al software Aspen. Quest'oggi andremo ad analizzare uno strumento differente del pacchetto Aspen One, ovvero Aspen Energy Analyzer. Uno strumento che dalla versione 7.2 prende questo nome, nelle versioni precedenti invece si trova come Aspen HXNet, ovvero Heat Exchanger Network. Esso permette di andare a effettuare l'integrazione termica. Oggi più che nel passato essa risulta essere fondamentale per andare a risparmiare su quelli che sono i costi delle utility sia per quanto riguarda le hot utility che le cold, permettendo quindi di integrare tra loro le diverse correnti attraverso l'utilizzo di scambiatori e quindi ricorrere in maniera minore a quelle che risultano essere fonti termiche esterne. Prima di partire con l'utilizzo del software, andiamo a rappresentare un caso pratico che implementeremo successivamente. Immaginiamo di avere il seguente schema di impianto dove è presente una corrente FIT 1 di alimentazione, 20 gradi, viene riscaldata a 180 con una seguente entalpia dallo scambiatore. Avviene la reazione esotermica, la temperatura sarà a 250. Abbiamo una seconda alimentazione feed numero 2 che viene riscaldata da 140 a 230, entra ad un secondo reattore insieme a parte della corrente uscente dal primo, viene qui una reazione endotermica, c'è un raffreddamento a 200 gradi, un ulteriore raffreddamento a 80 gradi utilizzando uno scambiatore. Infine vi è un quarto scambiatore di calore che raffredda la corrente da 250 a 40 gradi centigradi per permettere una successiva separazione del prodotto 1. Tutti i dati relativi alle correnti, abbiamo in pratica 4 correnti, l'alimentazione 1, l'alimentazione 2, la corrente uscente dal primo reattore e la corrente uscente dal secondo reattore. Due correnti vengono chiamate cold, ovvero fredde, perché esse devono essere appunto riscaldate, come ad esempio l'alimentazione numero 1 da 20 a 180 gradi. Altre due correnti, quelle uscenti invece dai reattori, devono essere raffreddate e quindi prendono il nome di correnti hot. Sono qui riportati anche il delta H, l'entalpia necessaria appunto per far avvenire questi cambi di temperatura in megawatt. E andiamo a definire inoltre quella che è la capacità termica, ovvero il prodotto tra la portata massica e il Cp della sostanza e il loro prodotto è quindi espresso da questi valori che sono in megawatt per grado Kelvin. Andiamo quindi ad implementare tutte queste informazioni all'interno del nostro Aspen Energy Analyzer. Per prima cosa clicchiamo su Managers, Heat Integration Manager e qui è possibile selezionare tra un Heat Integration Case e un Heat Integration Project. Il project risulta essere leggermente più complesso e lo vedremo successivamente. Partiamo dal case, cliccando su Add. Ci compare a questo punto la seguente tabella che dobbiamo riempire in modo uguale a quanto fatto precedentemente. Cominciamo quindi con numerare le correnti, per semplicità chiamiamole con i numeri, quindi la corrente 1, la feed 1, entra ad una temperatura di 20 gradi centigradi, esce a 180 gradi. A questo punto dobbiamo esprimere o il prodotto MCP oppure l'entalpia. Abbiamo informazioni sulla capacità termica, noi l'abbiamo in megawatt a Kelvin. Vediamo quindi tra le possibilità possiamo esprimerla in watt su grado centigrado, di conseguenza qui abbiamo 0,2 per 10 alla sesta e questi sono watt a grado centigrado. Il software quindi automaticamente calcola quella che è l'entalpia necessaria, le unità di misura sono qui kJ ad ora. Per quanto riguarda invece HTC, esso è un valore di Heat Transfer Coefficient. Per default il valore è 720, ad ogni modo nel momento in cui siamo interessati ad un fluido in particolare, se ad esempio si vuole andare successivamente a valutare quella che è l'area necessaria allo scambiatore, per cambiare il coefficiente di scambio è possibile consultare quello che è il database del software, ad esempio utilizzare la nafta e vedete che il coefficiente di scambio automaticamente va ad essere variato come così per l'acqua. Noi, poiché non siamo interessati in questa fase a valutare un'area precisa per quanto riguarda lo scambiatore, lasciamo il valore di default.
Vi ricordo che nel dimensionamento di uno scambiatore il parametro fondamentale è il coefficiente globale di scambio, che tiene conto di questi valori, che sono i coefficienti di scambio relativi al componente di interesse per quanto riguarda il contributo convettivo. Ci possono essere altre resistenze dovute ad esempio alla conduzione oppure allo sporcamento all'interno delle tubazioni. In modo simile a quanto fatto per la corrente 1, sono andato quindi a completare la nostra tabella inserendo le altre tre successive correnti e abbiamo quindi, inserendo temperatura ingresso e in uscita, quello che risulta essere la capacità termica, il software calcola automaticamente l'entalpia necessaria per la variazione di temperatura di ogni corrente. In particolare si può notare che il software impone una freccia blu con direzione verso l'alto nel momento in cui la corrente è cold, come l'abbiamo definita noi precedentemente, ovvero necessita di essere riscaldata. Per le correnti calde invece la freccia è rossa e rivolta verso il basso. Abbiamo effettuato questa operazione manualmente, tuttavia se possedete, ad esempio nel caso di flowsheet più completi, tutte le informazioni all'interno di Aspen, è sufficiente spostarsi sulla seguente icona, Data Transfer from Aspen Plus, oppure se abbiamo le informazioni raccolte all'interno di un foglio di calcolo Excel, possono essere importate attraverso il seguente comando. A questo punto clicchiamo sul comando Open Target Views, clicchiamo su Plot Tables e andiamo immediatamente a visualizzare quella che è la Composite Curves, le curve composite. In particolare, da qui si nota immediatamente che innanzitutto è stato fissato un ΔT minimo di default dal software di 10 gradi centigradi, come si evince qui in basso a sinistra. Inoltre si nota immediatamente che abbiamo bisogno sia di una cold utility che di una hot utility per andare a completare il fabbisogno energetico del nostro sistema. Inoltre è possibile analizzare differenti curve. Una importante può essere la Grand Composite Curve e anche qui si nota che c'è bisogno di una cold utility ad una temperatura di circa 20 gradi e di una hot utility che sarà necessaria ad una temperatura di almeno 250 gradi. Spostandoci invece all'interno di Summary, qui il sistema va automaticamente a calcolare quello che è il fabbisogno energetico della corrente calda e della corrente fredda, espresso in kJ ora, e inoltre il valore di temperatura di pinch per le correnti calde e le correnti fredde. Dalla finestra principale del nostro caso andiamo ad aprire quello che risulta essere l'Heat Exchange Network Grid Diagram. Vediamo innanzitutto questo diagramma dove sono riportate tutte le correnti numerate 2, 4, 3, 1 con temperatura più elevata della corrente a sinistra e la temperatura più bassa a destra. Andremo di seguito ad accoppiare le correnti calde in rosso e le correnti fredde in blu attraverso i principi dell'analisi dell'integrazione termica basata sull'analisi appunto di Linhoff. L'analisi di Linhoff dice che innanzitutto è opportuno andare ad evidenziare quello che risulta essere la linea di pinch. A questo punto notiamo infatti che tre correnti sono a cavallo del pinch, due calde ed una fredda, mentre una delle due correnti fredde termina proprio ad una temperatura inferiore che è quella del pinch. Cominciamo con lo studiare la parte superiore del pinch, di conseguenza, ovvero siamo a sinistra della linea verticale di pinch. La regola di Linhoff in questa zona ci consiglia di andare a accoppiare quelle che risultano essere le correnti in modo tale che la capacità termica della corrente calda risulti essere minore o al massimo uguale della capacità termica della corrente fredda, in modo tale da garantire un ΔT sufficiente al trasferimento dell'entalpia. Partendo dall'alto, corrente 2 ha una capacità termica di 0,15, 4, 0,25, la numero 3 di 0,3, la numero 1 di 0,2. Conviene quindi andare a accoppiare la corrente 2, la prima in alto, con la corrente 1, l'ultima in basso. In questo modo 0,15 con 0,2 abbiamo una capacità termica inferiore, ma in questo modo permettiamo anche alla corrente 4 successivamente di potersi accoppiare con la corrente 3. Dobbiamo quindi andare a disegnare uno scambiatore di calore tra la corrente 2 e
la 1 e per far ciò clicchiamo su Add Heat Exchanger premendo col pulsante destro. Tenendo premuto il pulsante destro trasciniamo il cursore sulla corrente 2, compare questo simbolo, rilasciamo e vediamo apparire lo scambiatore. A questo punto dobbiamo collegare questo punto con la corrente 1. Teniamo premuto il tasto sinistro e portiamo giù la nostra linea, fino quindi a realizzare lo scambiatore tra la corrente 2 e la corrente 1. A questo punto dobbiamo dettare le specifiche relative allo scambiatore. Facciamo doppio clic su di esso e si apre la seguente finestra. Qui vediamo immediatamente che sono presenti le temperature iniziali e finali delle correnti. Dobbiamo andare ad inserire quelli che risultano essere i valori di ingresso e di uscita allo scambiatore, sia per quanto riguarda il lato della corrente calda, sia per quanto riguarda invece la corrente fredda. Come limite inferiore, poiché siamo sopra il pinch, utilizziamo proprio i valori di pinch, che risultano essere 150 gradi per la corrente calda e invece 140 per la corrente fredda. A questo punto è necessario fornire al sistema una terza temperatura affinché dal bilancio entalpico venga calcolata la quarta. Dobbiamo a questo punto effettuare delle considerazioni. Infatti, il valore di temperatura che immettiamo non necessariamente comporta una soluzione reale accettabile come quarta temperatura. Ad esempio, se qui andiamo ad inserire il valore di 240 gradi, la temperatura risultante è 207, che è impossibile dal momento che il limite superiore è 180. Bisogna quindi andare a effettuare delle considerazioni sulle due correnti. Per quanto riguarda la corrente fredda, qui il delta T massimo è di 40 gradi, mentre per la calda è di 100. La fredda risulta essere limitante, entrambe le correnti hanno una capacità termica circa simile e di conseguenza 180 è il valore che devo inserire. Qui posso cliccare su Tide in modo da averlo uguale a quello massimo della corrente fredda. Di conseguenza la quarta temperatura è determinata. Abbiamo quindi completato il nostro primo scambiatore e l'analisi risulta essere quindi adeguata con quattro temperature che possono essere plausibili. Voglio sottolineare il fatto che, oltre a calcolare la quarta temperatura, questo schema ci restituisce l'heat duty, ovvero il calore scambiato in questa unità, e l'eventuale area di scambio che il software calcola attraverso la tipologia che ho accennato precedentemente nel tutorial. A questo punto invece dobbiamo andare a collegare la corrente 4 con la corrente 3. Allo stesso modo quindi inserisco lo scambiatore premendo il pulsante destro, pulsante sinistro ritorno sulla corrente sottostante e ho realizzato il mio scambiatore. Anche qui come limiti inferiori poniamo quelli dettati dal pinch, quindi 140 e 140 gradi. Da un'analisi della corrente qui si evince che la corrente calda presenta un delta T massimo di 50, la corrente fredda invece un delta T massimo di 90 gradi. Di conseguenza quella limitante è la calda e qui possiamo porre 200 gradi. 181,7 è quindi il valore entrante qui alla corrente fredda. A questo punto notiamo che sono presenti delle linee continue che hanno sostituito le tratteggiate. Sulle linee continue significa che la integrazione termica risulta essere completata. Spostandoci lontano dal pinch, ovvero nella parte più a sinistra, a questo punto possiamo provvedere ad un'integrazione termica, essendo qui lontani da quello che è il punto di pinch, la linea di pinch, senza rispettare la regola di Linhoff. Quindi, ad esempio, andando a integrare la corrente 2 con la corrente 3. Immettiamo quindi lo scambiatore come fatto precedentemente, lo colleghiamo qui, andiamo a vedere le specifiche dello scambiatore. Nel primo abbiamo un delta T di circa 50 gradi, nel secondo altrettanto. Tuttavia la corrente calda presenta una capacità termica che è la metà di quella della corrente 3. Di conseguenza la corrente calda è limitante, possiamo cliccare su Tide da entrambi i lati. Per quanto riguarda la corrente fredda invece Tide solo dal lato della temperatura inferiore. Per quanto riguarda quindi la quarta temperatura risultante è 205 gradi centigradi. L'integrazione termica quindi ha permesso di andare a ottimizzare anche un ulteriore tratto della linea. Resta questo segmento che non può essere integrato. Spostiamoci a questo punto nella parte inferiore rispetto al pinch, di conseguenza alla destra della linea di pinch.
Seguendo sempre l'allegola di Linhoff, in questa zona possiamo andare a congiungere correnti dove la capacità termica della corrente calda in rosso debba risultare maggiore rispetto alla capacità termica della corrente fredda. Ciò è possibile quindi unendo unicamente la corrente 4 con capacità termica 0,25 MW alla corrente 1 0,20. Di conseguenza, come fatto precedentemente, andiamo ad aggiungere uno scambiatore anche su queste due correnti e ne settiamo le caratteristiche. Per quanto riguarda le temperature maggiori, ci mettiamo in condizioni più vantaggiose di conseguenza rispetto ai valori di pinch. A questo punto abbiamo 70 come delta T della corrente calda e 120 gradi delta T della corrente fredda. Avendo una capacità termica molto simile, la corrente limitante risulta essere quella calda. Scegliamo quindi 80 gradi come valore della corrente calda in uscita e di conseguenza è 52,50 gradi la quarta indicazione di temperatura. Possiamo a questo punto accoppiare, essendoci ancora un'entalpia residua, la corrente 2 con la corrente 1. Come fatto precedentemente, consideriamo le temperature maggiori come fissate. A questo punto la corrente limitante risulta essere quella fredda. Vediamo circa 32,50 come delta T contro i 110 della corrente calda. Fissiamo quindi quest'altro valore e risulta 106,7 gradi, il valore oltre il quale non si può scendere, non possiamo andare a sottrarre altro calore alla corrente calda numero 2. Abbiamo quindi completato quella che è l'applicazione della teoria di Linhoff e vediamo che le correnti fredda 1 e 4 sono completamente integrate, restano unicamente due parti non integrate, queste tratteggiate in blu e in rosso. Dovremo quindi andare ad aggiungere al nostro sistema, come era già stato evidenziato all'interno dell'analisi preliminare attraverso la Grand Composite Curves, che è necessario introdurre nel sistema sia un'utility calda che un'utility fredda. A questo punto quindi ritorniamo in table, clicchiamo su utility stream e dobbiamo andare a questo punto a scegliere un'utility calda che ci garantisca una temperatura di almeno 250 gradi e una utility fredda che ci permetta di avere una temperatura intorno ai 20 gradi. Cominciamo dall'utility calda, l'hot utility. Possiamo ad esempio scegliere Low Pressure Steam, il vapore a bassa pressione. Questa utility non è sufficiente, infatti come si vede una temperatura di 125 gradi in ingresso, non sufficiente, e ciò è evidenziato anche dal colore rosso dell'utility calda, insufficient. Proviamo quindi a spostarci su Middle Pressure Steam, anche questo non risulta andare bene, dobbiamo quindi per forza scegliere High Pressure Steam. Questo va bene al nostro caso in esame. Per quanto riguarda invece l'utility cold, si riferisce innanzitutto a tentare attraverso l'acqua di raffreddamento, essendo essa la più economica. Presenta una temperatura di 20 gradi, quindi può andare bene ai nostri scopi. Ad ogni modo, il valore di 20 gradi per quanto riguarda l'acqua di raffreddamento è molto difficile da ottenere. Almeno che ad esempio non siamo in regioni nordiche con un clima molto rigido. Solitamente, poiché quest'acqua da raffreddamento proviene dalla torre di raffreddamento, la sua temperatura si aggira intorno ai 30-35 gradi. Andiamo quindi a modificare questo parametro per adattarlo alle nostre esigenze. Modifichiamo quindi la temperatura di uscita a 35 e la temperatura di ingresso a 30. Si può fare quindi questa modifica sia per quanto riguarda la cooling water ma anche per tutte le altre utility, adattandole ai propri scopi, variando quindi quelli che sono i parametri di default del sistema. A questo punto torniamo sul diagramma andando a cliccare su Hen Grid Diagram e troviamo, a differenza di prima, non solo le quattro correnti, ma anche le utility. Di conseguenza andiamo a collegare attraverso degli scambiatori questa volta, come fatto precedentemente, aggiungiamo uno scambiatore per andare a completare le correnti residue. Come si evince qui
l'HP steam è a 250 gradi, la sua temperatura non cambia praticamente. Dobbiamo fissare le due temperature, logicamente sono 230 e 205. La stessa operazione la ripetiamo dall'altro lato, anche qui andiamo a completare il nostro scambiatore fissando le temperature e di conseguenza tutto il nostro sistema risulta essere completo. Tutte le correnti non presentano più linee tratteggiate e abbiamo completato la nostra integrazione termica attraverso degli scambiatori che collegano le differenti correnti e per la parte residua di calore fornire da sottrarre abbiamo utilizzato HP Steam e Cooling Water. Può risultare interessante cliccare su Open Controllability View e a questo punto andare a evidenziare quelli che risultano essere i loops oppure le paths, le vie. Esse possono essere tuttavia anche visualizzate sul nostro schema, pulsante destro, ad esempio Show Loop. Evidenziamo quindi il loop che sussiste tra i diversi scambiatori. Oppure possiamo evidenziare una path che collega i diversi scambiatori. A questo punto spostiamoci in Targets View, quindi chiudiamo questa finestra e andiamo in Open Targets View. All'interno dei summary vediamo che tutta la schermata risulta essere completa. Quindi abbiamo quello che risulta essere la potenza termica necessaria da fornire al riscaldamento, da sottrarre con il raffreddamento. All'interno di Area Targets notiamo quella che in metri quadri l'area totale necessaria se utilizziamo uno scambiatore controcorrente, oppure l'area nel momento in cui stiamo utilizzando uno scambiatore shell and tube con un passaggio nel lato shell e due passaggi dal lato tubi. Di particolare interesse all'interno di questa schermata risulta essere anche l'indice relativo ai costi che sono qui riportati in termini capitali per quanto riguarda le apparecchiature, i costi operativi legati alle utility che è necessario fornire al nostro processo e di conseguenza anche i costi totali su base annua. Per andare ad analizzare i costi dell'utility spostiamoci all'interno del tab Utility Targets e qui troviamo quindi innanzitutto il carico in termini di potenza, il costo collegato per poter andare ad erogare la potenza richiesta. Quindi questo per quanto riguarda i costi operativi. Se vogliamo invece analizzare i costi capitali, spostiamoci all'interno di Economics. Qui troviamo immediatamente nella parte sinistra dei parametri necessari per andare a calcolare il costo capitale dello scambiatore di calore andando ad utilizzare la formula che è presente qui nella parte bassa di questa tabella. Quindi andando a sommare diversi parametri e combinandoli tra di loro in base a quella che è l'area stimata dello scambiatore è possibile valutarne il costo e quindi di conseguenza i costi capitali dell'impianto. Qui a destra invece è riportato quello che è il ROR, il Rate of Return, su una base, su un'aspettativa di vita dell'impianto pari a 5 anni. Logicamente se nel nostro processo abbiamo informazioni diverse, ad esempio 15 anni per la durata dell'impianto, è sufficiente andare all'interno di questa schermata e settare un valore differente da quello di default. A questo punto ritorniamo all'interno dei target views, plots and tables e andiamo ad evidenziare quella che risulta essere la Balanced Composite Curve. In questo caso notiamo che la rappresentazione grafica in esame rappresenta anche quelle che sono le Hot and Cold Utility. Se invece andiamo a vedere ad esempio l'Utility Composite Curve, troviamo oltre alla curva già vista in precedenza quello che è l'HP Steam che forniamo qui alla linea rossa a 250 gradi e invece la Cooling Water, quest'altra linea rossa nella parte inferiore del grafico. Vi ricordo che questa analisi è stata effettuata utilizzando un delta T minimo di 10 gradi centigradi, come evidenziato qui in basso a sinistra. Nel momento in cui si voglia variare il delta T andando a effettuare una stima di quelli che possono essere i costi totali al variare del delta T, è sufficiente andare in questa sezione relativa ai range targets
cliccare su delta min range, utilizzare quindi un valore minimo del delta T, ad esempio mettiamo 5 gradi, come valore massimo 20, e impostiamo che deve aumentare step, quindi volta per volta, di 5 gradi centigradi. A questo punto possiamo cliccare su Calculate e il software automaticamente ripropone la simulazione relativa al calcolo stimato dei costi totali in 4 valori differenti di delta T minimo: 5, 10, 15 e 20 gradi. Notiamo che in linea di massima sembrerebbe essere conveniente sfruttare un delta T minimo di 20 gradi centigradi. Ad ogni modo, questa è una stima grossolana di quelli che sono i costi totali. Infatti Aspen Energy Analyzer va a calcolarsi quelli che sono le Grand Composite Curves e quindi di conseguenza valuta le heat duty sia per quanto riguarda la parte calda che per la parte fredda, e in base a queste heat duty le trasforma in termini economici. Con questo tutorial quindi siamo andati a vedere quella che risulta essere l'integrazione termica delle correnti e la possibilità, nel momento in cui sia necessario, di introdurre hot and cold utility all'interno del nostro impianto. Ad ogni modo, questa soluzione che abbiamo ottenuto non risulta essere l'unica. Ci possono essere altre soluzioni più convenienti, oppure è possibile effettuare un'analisi tra diverse soluzioni e di conseguenza andare sempre a scegliere in base ad un criterio che solitamente è quello economico. Nel prossimo tutorial potrete vedere come è possibile andare a realizzare soluzioni alternative differenti non utilizzando il case ma la funzione project all'interno di Aspen Energy Analyzer. Per approfondire la simulazione di altre operazioni unitarie all'interno di Aspen, visitate gli altri video che trovate all'interno di questa playlist. Spero di esservi stato utile. Ciao a tutti, e per qualunque informazione non esitate a contattarmi nell'indirizzo email che trovate qui nella descrizione del video.